Ciao a tutti! Oggi, come vedrete, inizieremo a parlare di spirali in pasta polimerica, o meglio di murrine a spirale. Il motivo delle spirali mi è sempre piaciuto, l'ho utilizzato sempre con le swirl, ma era da parecchio tempo che osservavo su Pinterest delle murrine simili a questa, e quindi ho deciso di provare a farla anche io. Non ho seguito nessun tutorial visto in rete, ho semplicemente guardato un'immagine e ho cercato di pensare a come poteva essere fatta, quindi ho tirato fuori un mio sistema per ottenere questo effetto. Da questa murrina io poi ho ottenuto dei cabochon, due di quei cabochon sono questi, e dalla lavorazione di questa murrina, quando ancora non era finita, ho ottenuto questo tipo di spirale tridimensionale. Facendo questa murrina mi è venuta in mente una conchiglia che mi piace moltissimo, che si chiama Shiva Shell o Occhio di Venere. E si tratta di una conchiglia appunto con la forma della spirale al centro, che viene utilizzata molto nei gioielli con l'argento. Infatti a me è capitato di vedere a più di qualche mercatino in paesi di mare, in posti di mare, degli anelli fatti con questo tipo di conchiglia, e mi sono pentita di non averli poi acquistati perché non mi è più ricapitato di vederli in posti vicino a me. E per cui ho deciso di provare a escogitare un sistema simile a questo ma diverso, per ottenere una murrina che rendesse il più possibile l'effetto proprio di quella conchiglia. Tra l'altro quella conchiglia è un portafortuna che ha un significato particolare, poi magari ve lo scriverò nell'info box o vi metterò una nota. Io ho fatto due esperimenti per ottenere l'effetto che volevo. Il primo esperimento è stato questo, dove la parte nera è molto marcata, e il secondo esperimento è stato questo, che ha un effetto più delicato, che secondo me si avvicina un po' di più all'effetto proprio della conchiglia. E finora diciamo che il risultato più verosimile l'ho avuto con questo cabochon. Ovviamente, non avendo la conchiglia in mano per poterla confrontare, non posso vedere fino a che punto mi sia venuto simile. Comunque a me il risultato non è dispiaciuto affatto. Ho utilizzato queste due murrine per fare tutta una serie di cabochon che già ho mostrato nel mio video precedente sui cabochon, e vi faccio vedere anche questi altri pezzi che non vi avevo mostrato. Qui ho utilizzato tutti e due i tipi di murrina, e in particolare ho utilizzato alcune fettine anche che venivano dalla parte terminale della murrina, quindi in teoria dallo scarto, ma che una volta applicati danno dei bellissimi motivi decorativi. In quest'altro caso invece ho utilizzato appunto solamente la murrina più chiara. Un'altra spirale che si può fare da inframezzare a queste o anche ad altre murrine quando si vanno a creare dei ciondoli o anche delle perle, è la spirale fatta con il bianco e il traslucido, che adesso non so se si vede perché appunto col bianco e il traslucido è un po' difficile da distinguere. Però una volta sovrapposta ai disegni delle altre murrine, dopo la cottura si va a vedere. E adesso non ho qui i cabochon a portata di mano in cui l'ho utilizzata, però vi metterò poi comunque le foto. Quindi oggi volevo fare prima di tutto il tutorial della murrina Shiva Shell. Poi in seguito credo che farò anche il tutorial di questa murrina, che è semplicissimo, non so se lo includerò in questo o nel prossimo video, e farò anche il tutorial di quest'altra murrina, che è molto facile, e i principi con cui si lavora sono più o meno sempre gli stessi. Allora, i colori di pasta che ci serviranno per fare questa murrina
sono il nero. Io sto utilizzando del Fimo Classic, non fate caso alla scatolina perché io recupero sempre queste scatoline dalla Uglei o dalla Pasta Pardo e ci metto dentro le altre paste una volta che i panetti originali sono finiti. Ci servirà poi della pasta bianca, che in questo caso è del Fimo Classic. Poi utilizzerò del Fimo Classic color cioccolato marrone numero 77 e utilizzerò un po' di Premo giallo color Sunshine. Non è importante il tono di giallo perché il giallo ci servirà semplicemente per andare a schiarire il marrone. Quindi in realtà il colore che voglio ottenere è un beige rosato. Se avete già un panetto di color beige di qualsiasi marca di pasta polimerica potete utilizzarlo tranquillamente. Io non lo avevo e quindi lo vado a fare con il giallo e il marrone. Io per fare le murrine mi trovo meglio con le paste che mantengono meglio il disegno in fase di riduzione appunto della Cain, e quindi il Fimo Classic, il Premo, la Uclei, la Pasta Pardo che ho provato ultimamente nella nuova formulazione, e anche ovviamente il Cato. In questo caso andremo a lavorare con una murrina molto semplice, per cui potete utilizzare anche paste un pochino più morbide se le avete in casa. Al massimo vi può venire un po' storta la spirale all'interno, un po' irregolare. Ecco qui, allora come vedete io ho condizionato la pasta. Dobbiamo mettere una quantità minima di nero, una quantità un po' più grande di marroncino e una quantità maggiore, la più grande in assoluto, di bianco. A questo punto facciamo 3 rotolini, li mettiamo uno accanto all'altro, li uniamo in questo modo e andiamo un po' a stendere. Possiamo inserire queste 3 strisce nella macchina della pasta. Io ora sto utilizzando la macchina della pasta nella distanza più grande tra i rulli. Ottengo questa sfoglia, la vado a piegare a metà e la passo di nuovo. Otterrò questa sfoglia, piego a metà e passo di nuovo più e più volte, proprio come quando si fa la Skinner Blend, però stavolta invece di avere le parti tagliate in diagonali abbiamo le 3 parti posizionate così in parallelo tra di loro, per cui poi andando a stendere la sfoglia la parte di un colore che sborderà nell'altro colore, e cioè la fascia con la sfumatura, sarà molto più ristretta rispetto alla Skinner Blend tradizionale in cui il taglio appunto è diagonale. Se passandola nella macchina della pasta si storce la linea, non vi preoccupate, continuate a piegare e passarla ancora diverse volte. Adesso abbiamo ottenuto una sfoglia come questa. Siccome per i miei gusti c'è troppo colore scuro, io vado a togliere tutta questa parte e vado a tagliare questa pancia che si era creata nello stendere la sfoglia. A questo punto vado a diminuire la distanza tra i rulli nella macchina della pasta e devo allungare questa sfoglia che ho ottenuto. E questa sarà la mia sfoglia allungata. Io ora ho la macchina un pochino sporca, per cui tende a farmi questo difetto quando stendo la sfoglia. Dobbiamo andare a ripiegare la sfoglia su se stessa a zig zag, prendendone una parte proprio piccolina. Se si deforma e si allarga mentre lo state facendo, come succede a me, non fa niente, andate avanti lo stesso, non succede niente. Ecco, adesso avremo ottenuto una cosa del genere. Qui a me si è allungata spropositatamente, per cui vado a tagliare almeno questi 2 pezzi e adesso vado a stendere quest'altra parte. Non ci interessano comunque le irregolarità, non ve ne dovete preoccupare. Adesso andremo a stendere di nuovo questo nella macchina della pasta e otterremo così una striscia lunga. Io vado a piegarla a metà e la stendo di nuovo nella macchina della pasta. Poi
lo faccio ancora una volta, di nuovo ancora una volta. Non è importante andare a creare comunque una skinner blend di nuovo tra questi colori. Mi è sufficiente questo passaggio, l'ho piegato ancora a metà e tolgo ancora un po' della parte scura. Come vedete il marrone è andato parecchio sul bianco, per cui io adesso vado a sommare un altro po' di bianco a questa sfoglia. Otterrò quindi una cosa di questo tipo, anche con la sfumatura abbastanza irregolare. Adesso vado a tagliarla e a sovrapporla in questo modo. Vado a stringere tolgo la parte in eccesso, conservatela da una parte, poi vi spiegherò perché. Taglio ancora a metà e sovrappongo. Quando sovrappongo, mi raccomando, nella sovrapposizione fate sempre attenzione che la parte scura rimanga sempre da una parte e la parte chiara sempre dal lato opposto. Adesso che ho un numero di sovrapposizioni sufficienti, che a me piace, dovrò andare a dare a questa murrina rettangolare una forma triangolare stringendola in questo verso. Come vedete devo fare un triangolo molto allungato e devo andare ad assottigliare la punta sempre di più. Ecco, si è staccata l'ultima parte, che era quella marrone, che comunque devo andare a togliere. Ora devo andare ad avvolgere a spirale questo triangolo in modo che il nero sia verso l'interno, quindi devo girare col bianco sopra il nero. Più faremo il triangolo lungo, più avremo giri della spirale. Io in questo qui avevo fatto più giri e in questo avevo fatto meno giri. Questa è la spirale che vado a ottenere. Adesso devo togliere da questa spirale questa parte in questo modo, così, perché altrimenti si deforma troppo quando vado a ridurre la cane, e devo andare a stringere la cane, quindi riduzione della murrina, stringendo, strozzandola al centro e stringendo verso le estremità, un po' come per tutte le altre murrine. E visto che non ci sono petali ma che è una murrina circolare, potete continuare a stringerla anche in questo modo. Ecco qui la mia murrina a conchiglia. Come vi ho detto, tutte queste parti non andate a buttarle, anche tutta la parte terminale della murrina non la buttate, perché io per esempio ne ho fatto lo sfondo per questi cabochon. Adesso vi faccio vedere come. Io prendo gli altri avanzi, li mescolo e mi creo una base. Questa è la base su cui andrò a lavorare. Adesso prendo uno degli avanzi della murrina e vado a tagliare tutte fettine. Metterò quindi poi accostate tutte quante queste fettine sulla mia base. Posso andare anche leggermente a sovrapporle, qui sarà a voi scegliere un po' la composizione che vi piace di più. E vado ad appiattire con il mattarello. Avrò quindi una base striata che si intona perfettamente alle murrine che vado ad applicare sopra, e taglio anche la parte terminale della cane, eccola qua, che come vedete rimane ugualmente molto bella secondo me. E vado a mettere poi queste murrine, queste fettine di murrina intervallate anche a quelle che stanno in mezzo alla cane,
e vado poi a stendere di nuovo, a schiacciare la mia lavorazione. A questo punto posso intervallare la lavorazione mettendo sopra anche delle fettine molto sottili di questa murrina che è fatta con il trasparente ed il bianco. E vado a schiacciare di nuovo. Adesso, per fare dei pezzi simili a quelli che vi ho già mostrato, prendo la lama curva e taglio il mio sondolo. La pasta scura che ho usato in questo caso è appiccicosissima, in genere i sondoli vengono via molto più facilmente dal vetro. Comunque prendo di nuovo la pasta di scarto e vado a stendere un altro strato da mettere sotto perché voglio che abbia maggior spessore. Sovrappongo di nuovo, vado a schiacciare con il mattarello e vado a tagliare la parte in eccesso. Adesso, volendo, con il dito posso andare ad allisciare piano piano tutto quanto il bordo, in modo che non sia proprio netto netto ma un pochino smussato. Posso farlo sia col dito che con la lama, utilizzando la lama di piatto, in questo modo. Ecco qui. E abbiamo così ottenuto un ciondolo dalla forma di un triangolo irregolare con i lati bombati, che può essere utilizzato in tantissimi modi. Potete fare dei buchini e mettere un gancio, potete lasciarlo così e andarlo a incastonare con diverse tecniche. Potete incastonarlo con la tecnica wire, potete incastonarlo con il soutache, con l'embroidery, con il peyote, in tantissimi modi. Potete fare dei buchi o anche un buco passante, magari in questo senso o in questo senso, e poi andarlo ad applicare semplicemente al centro di una bella collana, in cui potete fare anche le perle tutte quante con la stessa murrina. Visto che ho ancora un po' di pasta di scarto e che mi rimangono le parti terminali ancora della mia murrina, andrò a fare un po' di perle da accostare a questo ciondolo. Ecco, le perle le faccio semplicemente andando a ricoprire la pasta di scarto della mia murrina con le fettine appunto della murrina stessa. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Poi ne farò uno velocissimo per mostrarvi la lavorazione di quest'altra spirale, anche se penso che già abbiate intuito come si fa perché è molto semplice, e poi farò un altro tutorial per mostrarvi quest'altra spirale qui. Vi lascio le immagini dei pezzi finiti, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!